scheda Midea, Comf, tanti altri marchi che montano questo tipo di scheda. Il LED lampeggiante in questo modo indica un errore. Adesso con il simulatore andiamo a vedere l'errore che sta dando. Errore E1, errore di comunicazione, che è un errore tra unità interna e unità esterna. In questo caso ce l'abbiamo sul banco smontate, e il cavo rosso che vediamo qui è il cavo di comunicazione che si interfaccia con la scheda interna, in cui avviene uno scambio seriale. Adesso prendiamo il simulatore per testare se effettivamente questo scambio sta avvenendo oppure no. Allora, da questo simulatore possiamo notare che il LED lampeggia, quindi c'è uno scambio dati, effettivamente ci sta, però se andiamo a staccare il cavo di comunicazione non abbiamo più lo scambio dati. Per vedere se l'unità esterna o l'unità interna andiamo a collegare il morsetto sul cavo interno che proviene dall'unità interna. I dati seriali ci stanno e provengono dall'unità interna, ma l'unità esterna evidentemente non riceve questi dati, quindi ci sarà un problema sulla parte di comunicazione. In questo caso sappiamo che i dati arrivano dalla scheda interna tramite questo cavo, però la scheda esterna non riceve i dati. Perlomeno sappiamo che la scheda interna manda questi dati. Andremo a testare la parte di comunicazione che si trova qui su questa parte. Come riferimento per collegare i morsetti ho preso sia la resistenza che sta subito dopo il pin di comunicazione e sia il neutro di questo pin che va a collegare la valvola a 4 vie. Il neutro fa riferimento al neutro della morsettiera. Ok, bene, siamo sul banco riparazione, andiamo a testare la zona di comunicazione. Partiamo da questa resistenza che dovrebbe essere da 2 kg. Ok, poi qui ci sono delle resistenze che sono R802 e R801 e sono da 330 ohm. Ok, abbiamo un diodo che solitamente non si guastano mai. Ok, qui ce n'abbiamo un altro. Ok, poi abbiamo una R804, 1 kg e 5. Il condensatore sotto la resistenza sta in parallelo alla resistenza, quindi anche il condensatore da 1 kg e 5. R807 e R808 che sono queste due resistenze. Vado a zoomare un po'. Sono queste due resistenze e poi scenderemo a controllare le altre. Questa è da 12 kg ed è ok, mentre la 807 330 ohm ed è ok.
scendiamo sotto le altre, la R806 805. La 806 dovrebbe essere da 1 kg ed è ok, mentre la 805 ci dà 3 kg e 3 ed è ok. Scendiamo sotto la R809 2 kg ed è ok, e a fianco abbiamo la R810 4 kg e 7, c'è scritto 5 kg e 100, ma comunque tenendo presente che ci sono resistenze, 3 resistenze nel circuito, quindi dovrebbe essere buona. Poi abbiamo un transistor che è il Q801, ma questo qua per testarlo bisogna rimuoverlo. Adesso, prima di rimuovere il transistor, vado a fare il test sui fotoaccoppiatori con 2 multimetri. Mettiamo un multimetro in test diodo e andiamo a testare il primo fotoaccoppiatore. Vediamo un po'. Ok, voi ovviamente guardate i tester e non le mani, perché c'è poco spazio, quindi non si vedrà bene come metterò i puntali. Quindi abbiamo la giunzione diodo sul analogico, mentre sul digitale ci deve dare un valore in ohm, quindi abbiamo 34 ohm, quindi è ok. C'è aggiunzione nel fotocoppiatore e questo è ok. Andiamo a vedere l'altro, giriamo la scheda. Intanto vanno visto da entrambe le parti, perché deve fare bip solamente da un lato, altrimenti il diodo all'interno è in corto ed è ok. Quindi mettiamo i puntali da quest'altro lato in ohm, andiamo a verificare se ci dà un valore. Allora guardate il tester come fa, quindi non ci dà un valore, niente, non ci dà nessun valore. Allora andiamo a rimuovere questo fotoaccoppiatore, così lo proviamo da smontato. Bene, fotoaccoppiatore sostituito, eccolo qua. Purtroppo non ce l'avevo SMD e ho messo quello passante, e sulla PCB si può vedere che il fotoaccoppiatore è leggermente più alto dell'altro, perché ovviamente non è SMD. Adesso quello che ho tolto andremo a provare con il test fotoaccoppiatori e possiamo vedere che non si illumina, il LED non si illumina, quindi è guasto. Andiamo a mettere uno buono e possiamo vedere che il LED lampeggia, mentre questo qua, ok, vado a metterlo ad incastro, non si illumina il LED, ok, è guasto il fotoaccoppiatore. Per chi fosse interessato posso fornire sia il test di simulazione seriale e sia il test del fotoaccoppiatore. Quindi andiamo a mettere quello buono. Ok, adesso andiamo a ripetere il test con i multimetri
e possiamo vedere che questa volta ci dà un valore, ok? Ci dà un valore 100 ohm. Ovviamente c'è aggiunzione dalla parte del diodo che sta all'interno, da aggiunzione al transistor sempre interno. Bene, a questo punto andiamo a provare la scheda sul banco simulazione. Ok, ho dato alimentazione, possiamo vedere il LED che lampeggia più lentamente confronto a prima quando dava l'errore. Qui abbiamo la scheda interna e aspettiamo che parte. Abbiamo anche il collegamento del test simulatore scheda. Partito il compressore. C'è un problema, il ventilatore non sta partendo e difatti è bloccato, e sul simulatore ci dà errore E7. Quindi abbiamo un problema sul fan che fa girare il ventilatore, cioè, o meglio l'IPM che fa girare il ventilatore. Quindi abbiamo un problema qui, Vabbè, per quanto riguarda il problema di comunicazione l'abbiamo risolto, ok? Allora, abbiamo risolto un problema, ne è sorto un altro. Andiamo a vedere subito dove sta il problema. Do alimentazione. Scheda si è accesa, si può vedere dal LED che lampeggia. Mettiamo un puntale sul negativo e con l'altro puntale andiamo a vedere le tre uscite che devono avere 14 volt come questa. E qui abbiamo un problema. Possiamo vedere che abbiamo 300 volt su questo pin e non va bene perché evidentemente è in corto. Togliamo alimentazione, quindi un'uscita delle tre fasi è in corto con il negativo o il positivo dell'IPM che si trova sotto questo dissipatore. Bene, sostituito l'IPM, diamo alimentazione e andiamo a fare di nuovo il test. Ok, e ok, anche sul terzo pin abbiamo 14 volt. Ok, adesso andiamo sul banco prova e andiamo a vedere se funziona. Il dissipatore lo metteremo dopo. Ok, ci siamo, il ventilatore sta funzionando, il compressore anche. E ragazzi, anche questa seconda riparazione è riuscita alla grande. Andiamo a spegnere. Dicevo, anche questa seconda riparazione è riuscita alla grande. Errore di comunicazione e errore fan scheda riparata. Se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale di Mimmo Refriger Inverter Clima, e da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.